Qui ci troviamo nella sezione dedicata alle necropoli nel territorio e siamo davanti ad alcuni oggetti, sembrano apparentemente semplici ma in realtà sono molto importanti, quindi sono anfore da trasporto. Sono state ritrovate già prima del 1906 durante scavi nella città, alcune verso il 1934-35 nella zona di via Boifava, località Villa Lenghi, altre invece sono giunte in museo attraverso donazioni soprattutto della famiglia Calini e della famiglia Prunali. Come facciamo a sapere naturalmente che si trattava di anfore da trasporto e di cosa contenevano? Questo ci è possibile grazie allo studio che è stato fatto tipologico e degli impasti argillosi fatto da Dressel e da Lamboglia, quindi sono state identificate quelle che erano anfore soprattutto da vino, da olio e da garum. Sappiamo anche da dove provenivano. La prima in assoluto, quindi quella più antica, è l'anfora più panciuta che veniva proprio da Creta. Il vino cretese iniziò ad arrivare qui in Gallia Cisalpina, comunque in tutto il Mediterraneo, già verso il I secolo a.C., prima ancora che arrivasse appunto, che iniziasse l'impero di Augusto. Erano vini ad alta gradazione alcolica, particolari perché profumavano di violetta, in quanto al vino veniva aggiunta oltre l'acqua timo e naturalmente acqua di mare, quindi che conferivano a quel gradevole profumo. Per quanto riguarda le altre anfore invece, databili appunto tra il I e il II secolo d.C., noi sappiamo la provenienza, soprattutto quella della zona marchigiana e della zona istriana. Ma la particolarità qual è? Prima di tutto contenevano vino perché all'interno è stato ritrovato un rivestimento in una resina particolare, quindi la pece, che serviva per conservare maggiormente il vino durante i viaggi, mentre le anfore da olio sono riconoscibili proprio perché non presentano alcun rivestimento per evitare che risulti amaro. E su queste anfore poi sono stati ritrovati dei bolli o all'interno di titoli, quindi di etichette, o graffiti direttamente, graffiti prima che l'argilla seccasse o appunto dopo, successivamente. Per quanto riguarda invece le anfore che contenevano olio, noi, in base naturalmente alla loro forma, come ho detto prima, quindi la tipologia, l'impasto e il colore, siamo riusciti a comprendere da dove provenivano. Le prime anfore sono quelle più antiche, quindi provenivano sicuramente dall'Istria. L'olio istriano era quello più consumato, nonostante appunto nella zona intorno al lago di Garda ci fossero moltissime coltivazioni d'ulivo e quindi anche l'olio della Gallia Cisalpina fosse importante, ma moltissimi latifondisti preferirono appunto coltivare il loro olio in Istria. Le ultime due anfore invece, che hanno un color tra il crema e il nocciola e sono riconoscibili dalle loro anse spicate, quindi diverse rispetto alle altre, contenevano garum. Il garum era una salsa ottenuta appunto facendo fermentare strati di pesce e strati di sale finché non si otteneva un liquido nerastro, che era uno dei condimenti più diffusi nel mondo romano. Queste anfore, quindi le anfore in questione, contenevano sicuramente il garum più costoso, che era il garum sociorum, che proveniva appunto dalla zona della Betica, quindi sempre dalla zona della penisola iberica, ed era un garum costosissimo nonostante appunto non avesse un profumo gradevole. Una volta riempite, queste anfore venivano sigillate con tappi di sughero, terracotta o pozzolana e quindi iniziava il loro lungo viaggio. Venivano trasportate o via fiume, sfruttando la corrente dei torrenti, o caricate su carri che avevano però le ruote piene, in modo che resistessero di più al carico molto pesante. Ed ecco quindi che cominciavano a sfruttare quelli che erano i lunghi viaggi su quelle che erano le vie consolari. Per quanto riguarda
Brixia, questo è il nome appunto al tempo dei Romani. Ricordiamo che affacciandoci dal parapetto del Tempio Capitolino noi possiamo vedere ancora oggi il lastricato di quella che veniva chiamata la Via Gallica, cioè il decumano massimo, la strada est-ovest più importante della città. Ma a proposito di questa via noi sappiamo qual era il suo percorso, perché appunto sono state ritrovate moltissimi miliaria appunto degli elementi cilindrici su cui erano incisi i nomi degli imperatori che avevano realizzato quei determinati tratti di strada e soprattutto le distanze. Le anfore di cui abbiamo parlato a lungo insieme ai miliaria sono esposte nella sezione preistoria e protostoria all'interno del Museo Santa Giulia appunto di Brescia e vale la pena venirle a vedere perché, come avete visto, hanno tanto da raccontare.